Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Bridion MS di Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa ha Bridion? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bridion durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Bridion? Bridion ha un farmaco a base del principio attivo Sugamadex, appartenente alla categoria degli antidoti e nello specifico antidoti. È commercializzato in Italia dall'azienda MS di Italia SRL. Bridion può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Bridion 100 mg/ml soluzione Inilet. Uso EV 10 flaconcini 2 ml. Bridion 100 mg/ml soluzione Inilet. Uso EV 10 flaconcini 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Merck Sharp & Dohme BV. Concessionario: MS di Italia SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo Sugamadex. Gruppo terapeutico antidoti. Forma farmaceutica. Soluzione: uso interno. Indicazioni: antagonismo del blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti. Per la popolazione pediatrica, Sugamadex è raccomandato solo per l'antagonismo di routine del blocco indotto da rocuronio in bambini e adolescenti di età compresa tra 2 e 17 anni. Posologia. Sugamadex deve essere somministrato solo da un anestesista o sotto la sua supervisione. Si raccomanda l'uso di un'adeguata tecnica di monitoraggio neuromuscolare per controllare il recupero dal blocco neuromuscolare, vedere paragrafo 4.4. La dose di Sugamadex raccomandata dipende dal livello di blocco neuromuscolare da antagonizzare. La dose raccomandata non dipende dal regime anestetico. Sugamadex può essere utilizzato per antagonizzare diversi livelli di blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio. Adulti. Antagonismo di routine. Se il recupero dal blocco indotto da rocuronio o vecuronio ha raggiunto un valore di almeno 1-2 PTC, conte post-tetanica, la dose di Sugamadex raccomandata è di 4 mg/kg di peso corporeo. Il tempo mediano al ripristino di un valore di 0,9 del rapporto T4-T1 di circa 3 minuti, vedere paragrafo 5.1. È raccomandata una dose di 2 mg/kg di peso corporeo di Sugamadex in presenza di un recupero spontaneo giunto sino alla ricomparsa di T2 dopo blocco indotto da rocuronio o vecuronio. Il tempo mediano al ripristino di un valore di 0,9 del rapporto T4-T1 di circa 2 minuti, vedere paragrafo 5.1. L'impiego delle dosi raccomandate per l'antagonismo di routine determina un tempo mediano di recupero del rapporto T4-T1 leggermente più rapido del valore di 0,9 per rocuronio quando confrontato con il blocco neuromuscolare indotto da vecuronio, vedere paragrafo 5.1. Antagonismo immediato del blocco indotto da rocuronio. Quando è clinicamente necessario conseguire un antagonismo immediato dopo somministrazione di rocuronio, ha raccomandata una dose di 16 mg/kg di peso corporeo di Sugamadex. Quando si somministrano 16 mg/kg di peso corporeo di Sugamadex 3 minuti dopo una dose in bolo da 1,2 mg/kg di peso corporeo di bromuro di rocuronio è lecito attendersi un tempo mediano al ripristino di un valore di 0,9 del rapporto T4-T1 di circa 1,5 minuti, vedere paragrafo 5.1. Non esistono dati per raccomandare l'uso di Sugamadex per l'antagonismo immediato dopo blocco indotto da vecuronio.
Risomministrazione di Sugammadex. Nell'evenienza eccezionale di un nuovo blocco neuromuscolare in sede post-operatoria, vedere paragrafo 4, dopo una dose iniziale di 2 mg/kg o 4 mg/kg di Sugammadex, si raccomanda la somministrazione di un'ulteriore dose di Sugammadex da 4 mg/kg. Dopo una seconda dose di Sugammadex, il paziente deve essere monitorato attentamente per accertare il ripristino valido della funzione neuromuscolare. Risomministrazione di rocuronio o vecuronio dopo Sugammadex. Per i tempi di attesa per la risomministrazione di rocuronio o vecuronio dopo antagonismo con Sugammadex, vedere paragrafo 4. Ulteriori informazioni su particolari popolazioni di pazienti. Danno renale. L'uso di Sugammadex in pazienti con grave danno renale, inclusi i pazienti che necessitano di dialisi, CLCR. 30 ml/min, non ha raccomandato, vedere paragrafo 4. Studi in pazienti con grave danno renale non hanno fornito sufficienti informazioni sul profilo di sicurezza per supportare l'uso di Sugammadex in questi pazienti, vedere anche paragrafo 5.1. In presenza di un danno renale da lieve a moderato, clearance della creatinina 0,30 e 80 ml/min, le raccomandazioni posologiche sono le stesse che si applicano negli adulti senza danno renale. Pazienti anziani. Dopo la somministrazione di Sugammadex e alla ricomparsa di T2 successiva al blocco indotto da rocuronio, il tempo mediano al ripristino di un valore di 0,9 del rapporto T4-T1 negli adulti, 18-64 anni, a stato di 2,2 minuti, nei soggetti in età avanzata, 65-74 anni, di 2,6 minuti e nei soggetti molto anziani, a 0,75 anni, di 3,6 minuti. Sebbene nell'anziano i tempi di recupero tendano a essere più lenti, si devono seguire le stesse raccomandazioni posologiche degli adulti, vedere paragrafo 4. Pazienti obesi. Nei pazienti obesi la dose di Sugammadex deve essere basata sul peso corporeo effettivo. Si devono seguire le stesse raccomandazioni posologiche degli adulti. Compromissione epatica. Non sono stati condotti studi in pazienti con compromissione epatica. Si deve usare cautela quando si prende in considerazione l'uso di Sugammadex in pazienti con grave compromissione epatica o quando la compromissione epatica è accompagnata da coagulopatia, vedere paragrafo 4. In presenza di una compromissione epatica da lieve a moderata. Poiché Sugammadex è escreto principalmente per via renale, non sono richiesti adeguamenti della posologia. Popolazione pediatrica. I dati sulla popolazione pediatrica sono limitati, un solo studio per l'antagonismo del blocco indotto dal rocuronio alla ricomparsa di T2. Bambini e adolescenti. Per l'antagonismo di routine del blocco indotto da rocuronio alla ricomparsa di T2 in bambini e adolescenti, 2-17 anni, si raccomanda la somministrazione di 2 mg/kg di Sugammadex. Bridion 100 mg/ml può essere diluito a 10 mg/ml per aumentare l'accuratezza della dose nella popolazione pediatrica, vedere paragrafo 6. Altre situazioni di antagonismo di routine non sono state analizzate e non sono dunque raccomandate fino a quando non saranno disponibili ulteriori dati. L'antagonismo immediato del blocco in bambini e adolescenti non è stata studiata e non è dunque raccomandata fino a quando non saranno disponibili ulteriori dati. Neonati a termine e lattanti. L'esperienza sull'uso di Sugammadex nei bambini piccoli, da 30 giorni a 2 anni di età, è limitata nei neonati a termine, con meno di 30 giorni di vita. L'uso del farmaco non è stato studiato. L'uso di Sugammadex nei neonati a termine e nei bambini piccoli non è dunque raccomandato fino a quando non saranno disponibili ulteriori dati. Modo di somministrazione. Sugammadex deve essere somministrato per via endovenosa mediante singola iniezione in bolo. L'iniezione in bolo deve essere somministrata rapidamente, nell'arco di 10 secondi, in una linea endovenosa esistente, vedere paragrafo 6. Negli studi clinici Sugammadex è stato somministrato soltanto mediante singola iniezione in bolo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Come nella normale pratica post-anestesia, dopo il blocco neuromuscolare, si raccomanda di monitorare il paziente nell'immediato periodo post-operatorio per escludere eventi indesiderati, tra cui la ricomparsa del blocco neuromuscolare. Monitoraggio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le informazioni riportate in questo paragrafo si basano sull'affinità di legame tra Sugamadex e altri medicinali, su studi non clinici, studi clinici e su simulazioni effettuate utilizzando un modello che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Bridion durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Bridion durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Per Sugamadex non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte. Gli studi sull'animale non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo postnatale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Bridion non ha alcuna influenza nota sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Bridion ha somministrato concomitantemente con agenti di blocco neuromuscolare e anestetici in pazienti chirurgici. La causalità degli eventi avversi è pertanto difficile da valutare. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici è stato riferito uno caso di sovradosaggio accidentale con una dose di 40 mg/kg di peso corporeo, che non ha però avuto reazioni avverse significative. In uno studio di tollerabilità condotto nell'uomo, Sugamadex è stato somministrato in dosi fino a 96 mg/kg di peso corporeo. Non sono stati riferiti eventi avversi correlati alla dose, né a copyright eventi avversi gravi. Sugamadex può essere rimosso utilizzando emodialisi con un filtro ad alto flusso, ma non con un filtro a basso flusso. Sulla base degli studi clinici, le concentrazioni di Sugamadex nel plasma sono ridotte fino al 70% dopo una sessione di dialisi di durata da 3 a 6 ore. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Tutti gli altri prodotti terapeutici, antidoti, codice ATC. B03AB35. Meccanismo d'azione. Sugamadex, una ciclodestrina gamma modificata, ha un agente legante in modo selettivo i rilassanti. Genera un complesso con proprietà farmacocinetiche. I parametri farmacocinetici del Sugamadex sono stati calcolati dalla somma totale delle concentrazioni di Sugamadex legato e non legato sotto forma di complesso. Si assume che parametri farmacocinetici quali dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, potenziale genotossico e tossicità riproduttiva, tollerabilità locale o compatibilità, elenco degli eccipienti. Acido cloridrico 3,7% per aggiustare il pH e o idrossido di sodio per correggere il pH. Acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.